Naby Keita del Liverpool è il nome nuovo per il mercato di un'Inter, a caccia di occasioni in vista della prossima estate, pronta ad intervenire con almeno un paio di ingaggi a parametro zero per completare la rosa. Il centrocampista guineano ha già deciso che lascerà il Liverpool, è già d'accordo con i Reds per andarsene a fine stagione alla scadenza del suo contratto e oltre ad aver incassato anche l'interessamento di diversi club, soprattutto del Borussia Dortmund e dell'Ipsia, la sua ex squadra, secondo le notizie degli ultimi giorni, delle ultime ore, ci sarebbero stati dei contatti tra il suo entourage e appunto la nostra Inter, che tra le altre cose, grazie anche al decreto crescita, può vantare un vantaggio competitivo sicuramente importante rispetto alle rivali. Ma Keita per l'Inter può essere un buon affare oppure no? Cerchiamo di capirlo insieme, lo facciamo con il nostro consueto format, uno dei più richiesti sui nostri canali, ovvero l'identikit completo di Keita. Andiamo a vedere che giocatore è. Spoiler subito, tecnicamente per me è un potenziale colpaccio, però si porta dietro un problema veramente importante che non può essere sottovalutato. Anzi, amiche ed amici passioni interisti, ben ritrovati allora in questo nuovo episodio di oggi. Vi chiedo subito un mi piace, così ci fate capire se questo format vi piace appunto, e vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Clic sul tasto iscriviti, attivate la campanella, non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che pubblichiamo ogni giorno anche sul nostro nuovo sito passioninter.com, sito completamente rinnovato con tante novità. Fateci un salto e fateci sapere. Parliamo però di Keita perché la notizia è stata lanciata in particolar modo dalla Gazzetta dello Sport, è stata ripresa poi da tanti altri quotidiani, se ne sta parlando anche in Inghilterra, una notizia che ha fatto molto discutere perché comunque è un nome di una certa risonanza. Mi avete chiesto allora di farvi un identikit e di cercare di capire se può essere una possibilità interessante per l'Inter, quindi darvi anche una mia opinione. Questa notizia tra l'altro si aggiunge a diverse altre novità di mercato che stanno emergendo in queste ore, tra cui delle novità sensibili su che sì, che vanno tenute d'occhio. Ne parleremo però in seguito, magari soprattutto nella diretta delle 19:30. Fatto sta comunque che qualche settimana fa vi avevo già detto che l'Inter almeno un paio di giocatori a parametro zero dovrebbe prenderli in vista della prossima estate. In più vi avevo detto l'Inter sta guardando molto al mercato della Premier League perché ci sono tanti giocatori, tanti esuberi che possono diventare delle grandissime occasioni, e come vediamo le voci cominciano finalmente a circolare in maniera concreta, anche perché siamo nel periodo in cui effettivamente si entra nel vivo delle valutazioni del mercato in vista della prossima estate, per giocare anche d'anticipo, soprattutto su questi giocatori che si liberano a parametro zero. E Keita, a differenza di che sì, che nominavo prima, si muoverebbe appunto a parametro zero senza dover pagare il cartellino del giocatore, e per questo fattore la Gazzetta invita quindi a tenerlo d'occhio. Noi adesso cerchiamo di capire che giocatore è Keita. Come sempre partiamo dalla carta d'identità che prendiamo da Transfer Market. Naby Keita, nato il 10 febbraio 1995, quindi ha già 28 anni compiuti, nato in Guinea, altezza 1,72 m, centrocampista centrale principalmente, poi adesso faremo tutte le specifiche del caso, di proprietà del Liverpool. Dal 2018 ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2023 con un valore attuale di mercato secondo Transfer Market di circa 20 milioni di euro, molto inferiore rispetto al valore massimo raggiunto in carriera, che era stato di 65 milioni di euro attorno al 2018-2019, proprio nel periodo del suo trasferimento dall'Ipsia al Liverpool. Di piede destro, giocatore che ha anche una buona esperienza internazionale, 50 presenze con la sua nazionale, più tutte le avventure in passato e i suoi 5 anni di Liverpool. La sua carriera: lui nasce in Guinea, quindi ovviamente cresce nei settori giovanili locali fino ai 16 anni, quando si trasferisce in Francia, dove inizialmente viene scartato da vari club anche importanti che forse non avevano intravisto il giusto potenziale che poi invece è riuscito ad esprimere. Ad un torneo di talent scouting, dove vengono messi in mostra, diciamo, i vari gioielli, è riuscito ad attirare le attenzioni dell'Istres, che lo ha preso, lo ha valorizzato e poi lo ha rivenduto per 1,5 milioni al Salisburgo nel 2014. Salisburgo, che come sappiamo è un club che fa parte della galassia Red Bull, e quindi entrando a far parte di quella galassia viene valorizzato, viene fatto crescere, e intraprendendo il percorso del metodo Red Bull, diciamo, diventa proprio un calciatore figlio di questo sistema, tant'è che poi il Salisburgo lo rivende all'Ipsia, altra società che fa parte della stessa
galassia, e il suo valore di fatto di anno in anno si moltiplica fino a diventare praticamente uno dei migliori centrocampisti in Bundesliga e probabilmente uno dei migliori centrocampisti in circolazione già nel 2018, quando il Liverpool decide di pagarlo 60 milioni di euro e i paragoni sono già subito importanti, perché oltre a questa cifra gli viene data anche una maglia importante come la numero 8 di Steven Gerrard, e l'idea era quella di utilizzarlo proprio alla Gerrard, per farvi capire un pochino il tipo di giocatore, box to box come lo definiscono in Inghilterra. Al Liverpool però si è intravisto soltanto il suo potenziale, non è riuscito ad esprimerlo in tutto e per tutto. E quindi si va verso la separazione, considerando che tra le altre cose ha un ingaggio pesante da 7 milioni di euro circa netti, se non vado errato, ingaggio che ovviamente trasferendosi non potrà mai pareggiare, quindi dovrà accontentarsi anche lui di cifre inferiori. Andiamo a vedere la heatmap, cioè le zone di azione principali, dove gioca principalmente Naby Keita, così vi faccio capire un pochino la sua posizione in campo. Quella di questa stagione, avendo giocato pochissimo, non è molto chiara. Lo vediamo comunque molto presente sulla corsia di destra nel ruolo di mezzala, ma molto spesso viene poi a giocare anche più al centro. Gli piace convergere verso il centro del campo. Vi faccio vedere anche quella della scorsa stagione, dove ha giocato un pochino di più. Comunque il ruolo è soprattutto quello della mezzala, con qualche apparizione in centro, ma perché principalmente lui si sposta verso il centro partendo un po' più largo. Questa è la heatmap, quindi per farvi capire un po' la zona di azione. Arriviamo però alle caratteristiche vere e proprie. Che giocatore è Keita, almeno dal mio punto di vista, per quello che l'ho seguito io, ho letto tante analisi di report negli anni, l'ho seguito parecchio, e come dicevo in Premier League viene definito un centrocampista box to box, da area ad area di rigore. In Italia diciamo può fare la mezzala, per alcuni può fare anche il mediano davanti alla difesa all'occorrenza. Per me lì davanti ha qualche problema, perde molto a livello di caratteristiche, perché è un buon mastino sicuramente, però lì non può fare il regista, secondo quello che ho visto io, perché per me non è un giocatore in grado di dettare i tempi alla partita, non è quel giocatore che se c'è da velocizzare la manovra lo fa lui, o se c'è da rallentare i ritmi tiene di più il pallone, gestisce il traffico, quindi non è il regista tradizionale. Quindi o lo metti lì e gli affianchi un regista vero e proprio in un centrocampo a due, oppure dovrebbe giocare un po' più nella zona di Barella o di Mkhitaryan, per esempio, ad oggi. È un giocatore che partecipa molto alla costruzione, è bravo nel portare palla e quindi creare anche occasioni da gol. Per questo credo anche che alcuni paragoni che ho letto in giro, per esempio con Kanté, mi sembrano abbastanza impropri. Non c'entra nulla o quasi, secondo me, con Kanté, se non per una somiglianza fisica a livello di statura, eccetera. Keita è più offensivo, anche più tecnico, anzi addirittura vi invito a guardare anche qualche video, magari se non avete visto le partite. In alcuni casi sembra un pochino anche arrogante nel mettere in mostra le sue doti tecniche, che sono sicuramente notevoli anche nello stretto, e molto bravo nel dribbling, soprattutto un giocatore che va a cercarsi nel traffico appunto la possibilità di liberare spazi importanti per la squadra, un giocatore molto associativo e sempre in movimento, cerca quindi di essere presente in tutte le zone del campo, cerca di giocare molto sul corto, a due tocchi, molto rapido, mentre sui lanci lunghi, quindi sull'apertura di campo, il cambio campo, ecco, si perde un pochino. Difensivamente è molto bravo, soprattutto ad interrompere le azioni avversarie e innescare immediatamente il contropiede rapido. Diciamo anche che il pressing, venendo dal sistema Red Bull, come dicevo prima, è una di quelle cose che gli sono state proprio inculcate totalmente, quindi soprattutto la propensione a recuperare la palla molto alto sulla tre quarti per cercare poi di mandare immediatamente i compagni in porta, visto che è un ottimo passatore, ha dei dati molto buoni, molto positivi anche nei passaggi nella zona offensiva negli ultimi metri del campo, dove i passaggi diventano più difficili. Mi è piaciuta molto una definizione che ho letto qualche anno fa in Inghilterra, parlando di Keita, lo hanno definito una macchina da pressing ma intelligente, nel senso che è uno che ci mette tanta intensità sicuramente, però non è il classico giocatore tanta garra che rincorre a vuoto. Anzi, spesso il problema magari è che se gli saltano il primo pressing è anche un pochino pigro a recuperare poi in campo aperto.
Queste quindi penso che siano le caratteristiche principali per disegnarvi un po' l'idea di questo calciatore, se non lo conoscete molto, un giocatore che ha una buonissima lettura delle situazioni di gioco, quindi è anche intelligente tatticamente, spesso si fa trovare pronto, ad aggredire al limite dell'area di rigore o sulla tre quarti per riprendere subito il pallone, oppure andare anche subito al tiro diretto in porta sulle respinte da calcio d'angolo, dove troverete sicuramente diversi video con dei gol segnati proprio sulla respinta da calcio d'angolo, c'era pronto lui a calciare in porta. Come dicevo però, c'è un grandissimo problema da tenere in considerazione, lo vediamo nella nostra schermata di riepilogo, come facciamo sempre a fine episodio di questo format. Andiamo a vedere i pro e i contro di questo giocatore. Tra i pro, come dicevo, sicuramente il dinamismo, un giocatore in costante movimento, l'intensità, un giocatore di grandissima intensità sicuramente, il pressing è una delle sue armi principali, è bravo nei passaggi, soprattutto in zona offensiva, molto bravo nelle letture e nel dribbling, cosa che tra l'altro all'Inter oggi manca. Tra i contro però ci sono 2 problemi importanti. Uno soprattutto, il primo è quello dei troppi infortuni. Cioè al Liverpool è arrivato nel 2018, Keita, sì, e di fatto in sole 2 stagioni ha superato le 30 presenze. In generale la vera critica che gli è sempre stata mossa e quello che di fatto viene fuori è che ogni volta che sembrava poter tornare con continuità, ogni volta che sembrava lanciare un messaggio positivo, poi in realtà si fermava di nuovo. Quindi, se andate nelle schede degli infortuni, ha 2 pagine di infortuni, veramente ogni anno ce n'è qualcuna, soprattutto in questa stagione e anche in quella precedente ha avuto tanti problemi. Ehm, quindi questo è un problema non da poco. A livello poi ho scritto anche nei contro il fisico, che cosa intendo? Intendo che è un giocatore, di 1,72 m, ha un baricentro basso, quindi comunque ha, anche lui, sa lavorare bene con il corpo, con il fisico, però in un centrocampo come quello dell'Inter, dove potrebbe partire anche Brozovic, se ne andrà sicuramente Gagliardini, l'Inter si ritroverebbe con un centrocampo di tutti piccoletti, passatemi questo termine, o comunque con andiamo a perdere qualcosina dal punto di vista della fisicità, anche semplicemente per variare un po' le opzioni che ci sarebbero a disposizione dell'allenatore. E quindi in un contesto di un centrocampo con tanti giocatori bravi con il pallone tra i piedi o comunque non altissimi, non molto forti fisicamente, andreste ad aggiungere un altro giocatore con caratteristiche simili e quindi anche questo secondo me andrebbe valutato. In conclusione, il giocatore tecnicamente per me non si discute, è uno che spicca sicuramente per intensità in Premier League, quindi figuriamoci in Serie A può letteralmente volare, non dico fare quello che vuole, ma quasi. Per caratteristiche, al di là del discorso fisico, è anche un giocatore che ci manca e che quindi sarebbe sicuramente molto importante e ci farebbe molto comodo. Gli infortuni però, come dicevo, sono veramente tanti e quindi va bene che arrivando a parametro zero non dovresti spendere troppo a livello di cartellino, però ecco, quando non spendi troppo è certo che devi fare un po' una scommessa, quindi c'è sempre un margine di rischio, però di giocatori con problemi ne abbiamo già presi tanti e quindi credo che ci sia bisogno di qualcuno che ti può garantire più continuità. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi, se lo conoscete, se avete notato qualche altra caratteristica che andrebbe aggiunta a queste valutazioni, ma soprattutto vi chiedo: lo prendereste oppure no, Naby Keita? Vi invito ovviamente poi a iscrivervi al nostro canale, se non lo avete ancora fatto vi aspetto nel club di Passione Inter dove approfondiamo poi tutte queste notizie. In questi giorni stiamo chiacchierando di tanti altri temi molto importanti su passioneinter.club, quindi vi aspettiamo anche lì. Vi lascio in descrizione, per chi ci ascolta in podcast, un altro approfondimento da recuperare e per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.